Nome, Luisa Briganti. insegnante di classe, Corso base, corso di camera oscura e master di fotografia generale. età, 50. corsi di lezione, Varie, dipende dalle classi, alcune di 2 ore, alcune di 3 e alcune di 4. in quale classi insegni o quanti anni hanno i tuoi studenti? Variano dai 15 ai 30 anni. Insegni in una città? Sì, la città di Roma. Come descriveresti il bullismo? Il bullismo è un fenomeno abbastanza complesso perché spesso non è governato da situazioni solide, ma da situazioni un po' diverse. Diciamo che secondo me il bullismo è una manifestazione dell'incapacità di accettare il diverso. Come viene trattato il bullismo nella tua scuola? Cercando di capire chi è che lo causa e proteggendo la persona che eventualmente lo subisce. Quali pensi che siano le ragioni più comuni per cui l'alunno, gli alunni minacciano un altro allievo? La diversità. Un alunno può essere diverso e non uguale agli altri nell'abbigliamento, nel modo di essere, nel colore della pelle e anche nel modo di comportarsi. Dove pensi che la maggior parte di queste cose accadano? Accadono, secondo me, nelle strutture, nei luoghi dove non vi è un'equità di comportamenti da parte degli adulti. Come si manifesta il bullismo? Il bullismo si manifesta mettendo un'altra persona in ridicolo oppure mettendola da parte, non facendola partecipare alle iniziative e agli eventi collettivi. Come descriveresti una vittima tipica? Non è facile riconoscere le vittime tipiche perché spesso variano da situazioni a situazioni. Può succedere che per esempio in una classe di sole donne la vittima può essere un uomo e viceversa. Non c'è un stereotipo della vittima tipica, dipende dalle situazioni. Come descriveresti un tipico aggressore? Il tipico aggressore è la persona che ogni volta che interviene o parla la vittima la mette in ridicolo o la evita o la tratta un po' male. Pensando alle tue classi, trovi un allievo che potrebbe essere una vittima facile? L'anno scorso mi è capitato di avere un allievo che poteva essere vittima facile perché era una persona scostante e che aveva problemi personali, ma nella classe non ha avuto problemi di bullismo. Con chi si confiderà la vittima? Generalmente le vittime non si confidano con nessuno degli insegnanti, a volte si confidano con le persone che non fanno parte del corpo insegnanti della scuola. Però è molto difficile mettere le vittime a proprio agio e parlare di un argomento così delicato. Come pensi che la vittima tratterà la situazione? Isolandosi. In genere la vittima si isola, altrimenti non sarebbe una vittima di bullismo. Come cerchi di prevenire o evitare il bullismo? Cercando di trattare tutti allo stesso modo. Se hai un allievo con disabilità nella tua classe, come cerchi di facilitare la sua integrazione con gli altri alunni? Cercando di trattarlo come gli altri. Se hai un alunno con disabilità nella tua classe, ritieni che sia oggetto di commenti inappropriati? Non è permesso a nessuno fare queste cose, almeno davanti a noi. Immagina di essere bullizzato dagli alunni. Come reagiresti a questa situazione? Non
Non lo so, perché non ho mai avuto questa esperienza, per fortuna. Come descriveresti la prevenzione del bullismo nella tua scuola? Diciamo che questo progetto della Comunità Europea ci ha aiutato a mettere in risalto questo fenomeno e quindi abbiamo lavorato appunto sulla equità e abbiamo trattato tutti allo stesso modo, dando forte risalto all'idea che la differenza e la diversità è ricchezza.